Fino ad ora abbiamo visto tanti programmi che servono per ottimizzare il rendimento del nostro computer, togliere tutto l'inutile e spingere al massimo le prestazioni del sistema operativo. Ma probabilmente ti sarà capitato di avere qualche programma che gira in maniera non soddisfacente per te. Può essere ad esempio un videogioco, un software di fotoritocco, oppure di disegno CAD o ancora un software di montaggio video. Insomma, tutti quei software un pochino più pesanti che su macchine meno performanti danno qualche problema. Ebbene, quello che voglio mostrarti oggi è un programma davvero particolare e molto potente, perché ti consente con poche impostazioni e pochi clic del mouse di spingere al massimo direttamente la CPU su un determinato programma. Vuoi sapere qual è? Ti senti pronto? Iniziamo! Qualche volta, quando utilizziamo qualche programma, può capitare che questo inizi ad andare a scatti sul nostro computer oppure si blocchi completamente impiegandoci tanto tempo per caricarsi in memoria oppure per eseguire qualche operazione. Questo accade nel momento in cui la nostra CPU o la nostra memoria vengono sovraccaricate e quindi di conseguenza non riescono a star dietro alla mole di lavoro che devono svolgere e quindi si crei una forma di intasamento che rallenta completamente il nostro computer. Questo dipende naturalmente dalla velocità del nostro processore, quindi da quanto è buona la CPU che abbiamo montato nel nostro computer e da quanto è capiente la nostra RAM, quindi dalla quantità di memoria che abbiamo in dotazione. Naturalmente, senza cambiare CPU oppure senza aumentare la quantità di RAM, non è possibile dal punto di vista hardware intervenire diversamente per risolvere il problema. Per fortuna però c'è un semplice programmino che può venirci in soccorso in questi casi e che può risolvere il problema in maniera quasi altrettanto efficace. Per procurarci questo programmino non dovremo fare niente di molto diverso rispetto a quello che abbiamo fatto in tutti i video precedenti. Quindi andiamo ad aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare Process Lasso. Effettuiamo la ricerca e vediamo che il primo sito che ci viene proposto da Google è bitsum.com e questo è proprio il sito che ci interessa. Quindi clicchiamoci su e ci si aprirà una pagina di download. Clicchiamo sulla voce download free e attendiamo alcuni secondi che l'installer venga scaricato. A questo punto possiamo aprire il file, accettare che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo, chiudere il browser e cliccare su OK sulla lingua italiana oppure sulla lingua che preferiamo. Andiamo ad accettare l'accordo di licenza, lasciamo tutte quante le opzioni esattamente come si trovano e clicchiamo sul pulsante avanti. Queste le andremo a modificare in seguito. Accettiamo anche il percorso standard di installazione del programma e clicchiamo sul pulsante installa. In alcuni secondi Process Lasso viene installato sul nostro computer e l'icona viene creata sul desktop. Andiamo a fare doppio clic per aprire il programma e facciamo le prime impostazioni. Massimizziamo per vedere meglio e la prima cosa che faremo sarà cliccare su Principale per andare a scegliere lo schema attivo e scegliere lo schema che si chiama Bitsum Highest Performance. Fatto questo ci porteremo sulla voce di menu opzioni e nella sottovoce generale andremo a selezionare l'intervallo di aggiornamento dell'interfaccia, selezionando in questo caso la voce 5 secondi, questo per impedire al Process Lasso stesso di occupare troppa CPU. Sempre nella voce opzioni, per quanto riguarda la memoria, andremo ad abilitare lo Smart Trim, ma attenzione,
attenzione, il mio consiglio è di abilitare lo Smart Trim solamente se sul tuo computer hai fino a 6 GB di RAM al massimo. Se hai più di 6 GB di RAM, ma in certi casi possono bastare anche 4 GB, non sarà necessario abilitare lo Smart Trim. Quindi ripeto, se hai fino a 4-6 GB di RAM ti conviene abilitare lo Smart Trim, diversamente lascialo disabilitato. E a questo punto dobbiamo spostarci sul profilo potenza. Nella voce modo performance dovremo accertarci che sia selezionata, la voce cambia il profilo di alimentazione quando è stato attivato e che sia altresì abilitata la voce che dice abilita rilevamento automatico. Questo è molto importante. Allo stesso modo dovremo accertarci che l'idle saver sia disattivato. Bene, fatte le prime impostazioni, a questo punto andiamo a vedere come utilizzare il programma. La prima cosa che ti consiglio di fare è cliccare sulla voce nome processo, come ho fatto io in questo momento, in modo da riordinarli in ordine alfabetico. Questo ci consentirà, nel momento in cui vorremmo andare a trovare un particolare programma, come ad esempio Microsoft Edge, da velocizzare sul nostro computer, di poterlo trovare con maggiore facilità. Supponendo ad esempio di voler velocizzare la calcolatrice sul nostro computer, che cosa faremo? Apriremo la calcolatrice, andremo fino alla C di Calculator, cliccheremo con il pulsante destro, selezioneremo la voce CPU e potremo scegliere se fare una modifica temporanea andando ad agire sulla voce attuale oppure se fare una modifica definitiva cliccando sulla voce sempre. Una volta scelto il tipo di modifica che vogliamo fare, andremo ad agire sul menu che si aprirà selezionando ad esempio la voce alta per attribuire una velocità più alta alla calcolatrice. Questo che cosa farà all'atto pratico? Andrà ad attribuire al processo che si chiama calculatorapp.exe una maggior quantità di risorse da parte del processore in modo tale da velocizzarne l'esecuzione. Se vogliamo riportare la situazione al punto precedente, allo stesso modo faremo clic destro con il mouse sul processo, selezioneremo ancora la priorità della CPU e andremo a reimpostarla su normale. Ma naturalmente allo stesso modo in cui possiamo alzare la priorità della CPU di alcuni processi, se ci sono processi che mangiano troppa CPU potremo andare a ridurre la loro occupazione. Questo naturalmente va fatto con attenzione perché molti processi sono essenziali e critici per il sistema. Però supponendo ad esempio di voler abbassare il consumo di CPU di un programma, facciamo l'esempio di Microsoft Teams, andremo a cercare il relativo processo, cliccheremo con il pulsante destro, andremo sulla priorità della sua CPU e nella voce attuale oppure nella voce sempre andremo a mettere una priorità minore rispetto al normale, risparmiando quindi capacità di elaborazione del nostro processore per quanto riguarda quel particolare processo. Ricapitolando, quindi, se vorremmo ad esempio velocizzare un nostro gioco, la prima cosa che dovremo fare sarà andare a lanciare il gioco piuttosto che il programma che utilizziamo per lavorare. Ora ho aperto Microsoft Solitaire Collection perché non avevo molti giochi installati su questa macchina. Andremo a cercare il relativo processo, che in questo caso è solitaire.exe. Cliccheremo con il pulsante destro sul processo e nella priorità della CPU andremo a stabilire che magari avrà una priorità sempre alta ogni volta che verrà lanciato. Sono certo che questo programmino, seppur nella sua semplicità, potrà esserti molto utile
nel ottimizzare e ottenere il massimo dalla tua CPU, velocizzando tutti quei programmi che magari erano un po' lenti nella loro esecuzione ed ottimizzandoli. L'unica raccomandazione che mi sento di farti è quella di essere un attimino prudente nella gestione dei processi, perché se vai a toccare dei processi di sistema e a rallentarli rischi di ottenere l'effetto contrario. Quindi accertati semplicemente di conoscere i processi che vai a toccare, ma in ogni caso niente paura. Se non dovessi avviare process lasso all'avvio del computer, i processi torneranno tutti quanti alla priorità normale, quindi non ci saranno problemi. E proprio nel peggiore dei casi potrai anche disinstallarlo se avessi fatto un pasticcio, ma non credo che questo avverrà. Detto questo, ci tengo prima di chiudere a ringraziare tantissimo Red Joe Chili Pepper per il suo super grazie con cui ha fatto un'altra donazione al canale. E ora, finalmente, non mi resta che, come sempre, salutarti e darti appuntamento alla prossima!